quindi Chiara, tempeh, da dove iniziamo? Iniziamo con considerare quello che abbiamo davanti, cioè i ceci. Appunto, oggi faremo un tempeh di ceci. Vi farò vedere molto modestamente, perché nel senso come si fa un tempeh di ceci all'occidentale, direi. Tradizionalmente il tempeh che ha origine in Indonesia, nell'isola di Giava, si fa con i fagioli di soia. E noi proponiamo invece un ingrediente locale. A noi i ceci li fornisce sempre Damiano, il nostro produttore di farina, che li usa per fare il sovescio, quindi per di fatto azotare il terreno. Perché le leguminose, i legumi non sono buoni solo per la nostra salute, ma anche per quella della terra, perché fissano l'azoto e lo rilasciano poi nel terreno, e quindi anche nei regimi biologici di produzione vengono ampiamente utilizzati. In questo caso appunto i ceci che abbiamo qua sono un po' spezzati, e l'importante per il tempeh è metterli a bagno e lasciarli a bagno. Ora, c'è da fare un po' una considerazione su quello che appunto è il tempeh occidentale e quello che è il tempeh invece originale e tradizionale dell'Indonesia, dove il clima è completamente diverso, c'è molta umidità, ci sono batteri diversi nell'aria, e soprattutto le spore che vengono utilizzate per il tempeh sono autoprodotte sostanzialmente da foglie di alberi, di banano, di altre specie di alberi, mentre noi lavoriamo con delle spore da laboratorio e lavoriamo in condizioni in cui noi creiamo le condizioni più adatte perché avvenga una fermentazione, una crescita di una muffa, perché nei nostri climi questo non avviene spontaneamente. In questo caso appunto i ceci sono stati messi a bagno, come è corretto fare. Sono stati messi a bagno perché a noi serve comunque che siano ammorbiditi per poi cucinarli. Verranno cucinati al dente. Il fatto è che in questo caso li abbiamo messi a bagno ieri sera e è partita una piccola fermentazione, come è evidente, cosa che sarebbe altamente raccomandata se ci trovassimo in Indonesia, perché proprio quest'acqua ricca di fermenti verrebbe poi aggiunta e già acida in parte, verrebbe poi aggiunta una volta cotti i ceci per, diciamo, far partire una fermentazione e creare sostanzialmente un ambiente microbico che in qualche modo previene la formazione di muffe che non vogliamo. Noi questa cosa non lo possiamo fare naturalmente perché non è abbastanza acido, perché non ci sono abbastanza batteri, quindi noi andremo ad abbassare il pH utilizzando dell'aceto. Però è interessante notare come appunto una fermentazione sia già avvenuta di fatto, quindi è anche interessante pensare come un po' il pH si sia abbassato di questi ceci, no? Anzi, abbiamo un po' deciso di portarvelo qua proprio per quello, perché parliamo spesso di fermentazioni, di azioni naturali che avvengono nel cibo, però tendiamo sempre comunque a guidarle, magari come anche adesso faremo una fermentazione indotta perché andiamo a usare comunque delle spore e poi quant'altro che non sono presenti qua, ma andiamo a indurre quel percorso per i batteri. In questo caso quello che succede normalmente è questo: parte una fermentazione spontanea perché appunto l'equilibrio di batteri, temperature, idratazione e aria portano a quello. Quindi succede anche a casa vostra e ovunque. Poi appunto il tempeh non è altro che il far crescere una muffa su un substrato di carboidrati e proteine, quali sono contenuti appunto nei ceci. Ma vogliamo continuare con la cottura? Sì, vediamo appunto come creiamo questo substrato. Allora, i ceci sono a mollo, appunto. I legumi sono qualcosa, senti l'odore già fermentatissimo, sono qualcosa che fermenta molto facilmente. Bisogna stare anche attenti in realtà. Sì. Sempre abbastanza sconsigliato, ecco, a casa magari lasciare i legumi a bagno una notte, una giornata, perché domani faccio la zuppa, perché ecco, avete dato vita
a una flora e a un insieme di batteri appunto che è ben più che articolato e state già coltivando un acido, ecco, inconsciamente. In realtà la fermentazione in questo modo dei ceci è alla base di tante ricette in giro per il mondo. Mi viene da pensare ai dosa, Sì. che sono appunto queste crespelle indiane che appunto prevedono esattamente un'operazione del genere, cioè mettere a bagno i ceci e lasciare che fermentino. Così, cosa che non è esattamente nella nostra tradizione, perché ok, noi adesso facciamo fermentazioni acidolattiche, le abbiamo sempre fatte nel nord Italia e nel nord Europa, ma sono sempre state controllate comunque dal sale. Qua stiamo parlando di lasciare spontaneamente andare avanti, appunto. Forse con il lievito madre. Sì, così ecco, quello è anche lì ovviamente, ecco, quando coltiviamo un lievito madre, appunto dico coltiviamo perché comunque ne abbiamo cura, li facciamo i rinfreschi, comunque gli diamo sempre quel nutrimento necessario per farlo andare in quella strada, stando attenti appunto che non ci porti delle acidità troppo alte o quant'altro, però sì, è una fermentazione spontanea in quel caso la partenza, perché appunto partiamo sempre, cioè è più spontanea che mai e poi molto spontanea. Guidiamo la sua crescita. C'è chi ci mette anche un po' di frutta stramatura, così, anche quella è bella wild. Sì, no. Comunque una nota, mentre che abbiamo messo i ceci, una domanda così, abbiamo messo del sale nell'acqua magari, No. perché tendenzialmente... Il sale inibirebbe la produzione della muffa stessa. Infatti, quando si vuole bloccare la crescita della muffa, che non è così spontaneo, cioè bisogna raffreddare pesantemente, oppure si potrebbe salare. In tal caso, però, non bloccheresti i batteri acidolattici. Sì. Quindi si avrebbe un prodotto comunque diverso da quello che otterremo noi. Come abbiamo già visto in altre situazioni, una fermentazione lattica la regoliamo col sale perché così inibiamo tutta quella parte dove crescerebbero altri batteri, invece tutti i batteri lattici continuano comunque il loro corso. Altra particolarità della cottura dei ceci di cui parlavamo? Deve essere al dente. Perfetto. Anche perché in qualche modo la crescita della muffa, dei miceli, delle spore, hanno un effetto sulla textura, è come se continuasse un po' la cottura, cioè li tireremo fuori al dente ma poi nel tempè risulteranno morbidi. Quindi infatti poi ovviamente anche qua se parliamo di legumi, di ceci in questo caso, anche i riferimenti che magari diamo di tempi o quant'altro ovviamente cambiano sempre in base anche al tipo di ceci che state usando, un po' alla situazione dell'alimento in quel momento, ecco. Quindi Chiara, i nostri ceci li abbiamo cotti e li abbiamo scolati e sono qua. Però vedo appunto anche altri alimenti, altre cose che abbiamo portato in campo. Il tuo campo, prego. Allora, abbiamo dell'aceto e delle spore di Rhizopus oligosporum, che sono appunto le spore di una muffa, quindi di un fungo, perché le muffe fanno a tutti gli effetti parte del regno dei funghi, che serviranno appunto per far crescere il fungo stesso su questo substrato che sono appunto i ceci. E poi cos'ho? Un po' d'acqua che ci servirà per sciogliere, diciamo, per amalgamare meglio le spore e dei pirottini di alluminio che ci servono proprio per far crescere il tempè. In molte occasioni e sicuramente è molto popolare l'utilizzo delle buste di plastica per fare il tempè. In realtà l'alluminio è riciclabile e è riutilizzabile, mentre le buste di plastica è un po' più complicato, vanno più deperendosi e quindi diciamo che io lo preferisco in generale, avendo appunto diminuito drasticamente in questi anni l'uso della plastica nel ristorante dove lavoro. Quindi una piccola precisazione. Le spore di Rhizopus oligosporum sono appunto le spore che fanno adatte per il tempè, ma non sono le uniche. Diciamo che sono le uniche in Occidente, perché sono selezionate in laboratorio e vendute, si trovano anche su internet per chiunque voglia cimentarsi con questa preparazione che è un po' tecnica, ma allo stesso tempo mi fa piacere dirlo, non è molto pericolosa. Se
appunto ci si pulisce le mani, se si opera in condizioni di pulizia, di igiene standard, diciamo che questo tipo di muffa, insomma, è difficile sbagliarla. Poi magari sì, succede, magari, può succedere, però ci se ne accorge, ecco. Igiene magari non solo quando si adoperano spore e muffe, ma anche in generale in cucina, sì, insomma. Certo, è molto importante. Però mi preme dirlo perché invece in Indonesia, in generale in Oriente, in realtà le muffe in gioco sono diverse. Okay. Pensa che non c'è solo il Rhizopus oligosporum, ma c'è anche il Rhizopus oryzae, ok? Che ci suona familiare perché sappiamo che è dello stesso un ceppo simile a quello che usiamo per il koji. In questo caso, abbiamo appunto Rhizopus oligosporum. Vuoi che andiamo avanti? Andiamo avanti e vediamo come approcciarci. In realtà appunto le specie di muffe non sono infinite, ma appunto quelle che noi utilizziamo un po' adottate dall'Oriente sono il Rhizopus e l'Aspergillus. Sì. Gli Aspergillus in realtà li utilizziamo anche nel formaggio. Sì. Quindi diciamo che le muffe sono qualcosa con cui noi comunque abbiamo a che fare in cucina e non solo adesso che ci piace utilizzare appunto queste tecniche orientali. Appunto l'Aspergillus è una delle muffe che utilizziamo da secoli nel formaggio. È importante sapere che ci sono muffe buone e muffe cattive, questo esatto. Sì, poi vedremo sicuramente dopo alcune attenzioni al riguardo perché è molto importante, però ecco, la parola muffa non è sinonimo di cattivo, anzi in questo caso ci aiuta tantissimo. Certo. Prego. Andiamo. Allora, innanzitutto mi lavo le mani. Perfetto, quindi mani pulite e andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, una cosa molto importante in questo caso è asciugare i ceci, cioè devono essere asciutti. Quindi in questo caso li vado a depositare qua su questa placchetta con della carta assorbente. In altri casi si può ad esempio usare un po' il forno ventilato a 40 gradi oppure il phon. Il phon è un buon metodo. Quindi proprio tutta la superficie è importante che sia ben asciutta. Sì, cioè diciamo che a questo livello è troppo bagnato, anche perché adesso io aggiungerò un po' di liquidi. Deve essere al dente e asciutto. Quindi ora andrò a fare un'operazione di abbassamento del pH. Questo mi serve, come ho detto prima, utilizzando dell'aceto, questo mi serve per portare il pH un po' sotto il punto neutro, quindi lo porterò a 6. C'è una ricetta, poi si può usare un pH-metro. Io in questo caso lo uso per le fermentazioni acidolattiche perché sono più spontanee, in questo caso con uno starter così controllato non ne sento la necessità. Stiamo veramente parlando di spore selezionate, con un minimo di cura e igiene non si dovrebbero avere troppi problemi. Però è giusto sapere che con il tempeh accade l'inverso di quello che succede con le acidolattiche. Sì. Cioè se le acidolattiche vogliamo arrivare ad un pH del 3,5 per scongiurare anche il botulino, in questo caso il pH deve partire basso per appunto scongiurare l'insorgenza di muffe che siano in competizione con il Rhizopus e poi nella maturazione della muffa si arriverà ad alzarlo il pH, quindi alla fine della maturazione il pH sarà circa 8. Quindi ecco, in questo caso soprattutto se non utilizzerete delle dotazioni di controllo, mi raccomando tenetevi alle ricette perché così siamo sicuri che abbiamo una partenza sicuramente guidata per il nostro scopo. Poi certo un pH-metro per curiosità o per sì. Monitoraggio va sempre bene ed è importante comunque anche togliersi la curiosità, soprattutto se non c'è tanta esperienza nel campo, meglio controllare anche 2 volte in modo che così sia la certezza che non è successo nulla di strano. Logicamente non stiamo parlando dello stesso pH-metro utile per appunto le fermentazioni acidolattiche che si misura su un liquido. In questo caso sarebbe il pH-metro che alcune persone usano per il lievito madre, per esempio, che misura sul solido. C'è da dire che la tendenza a
aumentare il pH, la si può constatare anche se ad esempio si dimentica per qualche ora in più la produzione della muffa. Infatti insorgerà un odore di ammoniaca. L'ammoniaca è un elemento basico. Come abbiamo detto, andiamo ad abbassare il pH con un cucchiaino di aceto. Questa quantità è poca, poi ci sarà una ricetta precisa che potrete seguire, ma in questo caso ci basta. Mescoliamo. Le spore le vado a diluire in un po' d'acqua. Metto un cucchiaino, poi ci saranno le dosi consigliate. Io lo faccio spesso, vado a occhio generalmente, ma insomma vi consiglieremo delle dosi. Proprietà dei cuochi quella ogni Sì, tanto. però toglici anche quello. Ma quanto è bello fare le cose a caso. Faccio un po' a caso. Cosa diventi un pasticcere? Vabbè, no, siamo cuochi. E le aggiungo. Le aggiungo e a questo punto è come se impastassi un po' con le mani. Bisogna stare attenti appunto ad amalgamare e a diffondere in modo omogeneo le spore, in modo che tutti i pezzi di cece siano ricoperti di spore, quindi che le spore possano poi riprodurre i propri miceli un po' ovunque, che venga appunto fuori un prodotto omogeneo. Ora disporremo i ceci inoculati con le spore in questi pirottini che ho precedentemente bucato con uno stuzzicadente o uno spiedino. Questo perché se no farebbe condensa. Diciamo che è una pratica che si fa anche con le buste di plastica, qualora si preferisse utilizzare una busta di plastica per sviluppare il tempeh. Vengono fatti tanti piccoli fori per permettere l'ossigenazione e anche perché appunto le muffe crescono in condizioni di aerobiche. Quando parliamo di, appunto, hai detto busta di plastica, intendiamo tipo il sacchettino da freezer, qualcosa del genere, Esatto, perfetto, corretto? è perfetto. Magari quelli proprio con la cerniera Ermetici. sono ideali. Benissimo. Quindi vado a disporre i ceci. Non li presso troppo, li lascio comunque il loro spazio, lo spazio tra un cece e l'altro. Tra di loro, sì. Sì. Quindi è importante che appunto ci sia aria anche tra di loro, non si certo. deve mai creare situazioni di umido eccessivo Esatto. o di una coltura batterica indesiderata in quel caso poi. Esattamente. E ne faccio 3 che ci stanno in questa griglia. Questa forma di stampino mi piace particolarmente perché mi ricorda l'hamburger. L'hamburger di tempeh di cece è stato un piatto, diciamo che è stato in osteria per un paio d'anni e piaceva parecchio. Quindi l'abbiamo messo adesso in questa griglietta e presto arriveremo a capire il perché. Abbiamo messo appunto i ceci nei nostri pirottini e se non Adesso erro li copriamo. Li copriamo con della stagnola. Vedo che appunto la frequenza è buona, quindi ci deve essere tanta aria che gira, la destillazione deve essere ottima in questo caso. Fatto questo passaggio ora ragazzi, andremo a mettere un attimino in disparte questi ceci perché dovremo entrare un attimino in ciò che è l'attrezzatura che utilizzeremo per fare la nostra cultura, in questo caso batteriologica, appunto andare avanti con il nostro tempeh. Benissimo Chiara, stiamo iniziando con un setup un attimino differente dal solito, che non sono ingredienti. Cos'è? Come si fa e dove stiamo andando a parare? Beh, è un incubatore, un fermentatore, un
una scatola in cui riusciamo a creare una determinata temperatura e mantenerla costante, che è proprio quello che ci vuole per produrre il tempeh. Quindi è una cosa che si può fare a livello casalingo, basta trovare un polybox, un box in polistirolo, un box termico, esatto, comprare una resistenza che quindi sprigionerà calore. Che in questo caso, scusami, la resistenza è questa bianca. Sì, è come si può dire, un filo. È un cavo, sì. Un cavo, appunto, ecco, un cavo che appunto produce calore, e un termostato che regola la temperatura e ti avverte quando scende o quando si alza. E appunto sì, il termostato funziona con una sonda che verrà introdotta proprio all'interno del tempeh per mantenere la temperatura proprio all'interno del tempeh stabile. In questo caso il tempeh matura a 31 gradi e ha diciamo che oscilla tra le 24 e le 36 ore. Quindi andiamo a recuperare i ceci che abbiamo messo prima un attimino in disparte per accomodarli, in questo caso nel nostro fermentatore casalingo, sì, ecco, dove appunto avremo il monitoraggio della nostra fermentazione, di tutto il processo. Andremo a metterlo al suo interno, chiudiamo e aspetteremo che il tempo... Esatto. Poi casalingo fino a un certo punto, nel senso che comunque io in questi anni ne ho viste fare di tutti i colori, da noi, da amici e da colleghi che hanno convertito frighi, forni, più che forse bagagliai delle macchine, con appunto un termostato e non solo resistenza, cioè tipo per quanto riguarda il frigo sì, però anche il forno invece magari accendi la luce, arrivi a 31 gradi, insomma ci sono vari modi in realtà per farlo a casa con metodi casalinghi. Questo è già più professionale se vogliamo, però non infattibile, insomma, assolutamente. E forse, se vogliamo, è anche il metodo più costante per mantenere una temperatura. Quindi voilà. Ho inserito la sonda proprio all'interno dei ceci. E andiamo a chiudere, corretto? E andiamo a chiudere. Il mio termostato mi segna adesso 25 gradi circa, che è la temperatura dei ceci, ma appunto adesso che abbiamo attaccato la resistenza incomincerà a salire. È passato il tempo, ovviamente questo è il risultato di tutto un ciclo di cultura appunto del tempeh nel nostro box. L'abbiamo tirato fuori, questo è il risultato. Alcune accortezze da avere. Allora, abbiamo detto che il tempo può variare dalle 24 alle 36 ore. Questo vuol dire che bisogna avere un po' di occhio e possiamo, come detto, prendere un pH-metro, ma soprattutto il rischio è che sia magari un po' indietro, non succede niente di male, sia chiaro, o che vada un po' avanti. Che vada un po' avanti ce ne accorgiamo per il colore, che incomincia a diventare grigio-verde, perché se noi lo portassimo avanti fino a un limite, così, fino all'infinito, produrrebbe le spore, sporulerebbe, cosa che noi personalmente al ristorante facciamo, cioè noi ci riproduciamo le nostre spore, però non è una cosa che consiglio a chi lo fa la prima volta, o anche, insomma, comunque è molto comodo comprarle. Però appena appunto si arriva a notare un cambiamento di colore vuol dire che è già troppo avanti. Deve essere bianco candido, deve essere una tortina compatta, bianca, con un profumo di... A me, come ti dicevo prima, quasi un profumo dolce. Mi ha ricordato, ecco, quando metti Krafen caldi nello zucchero. Non so perché, però mi ha toccato proprio questa cosa, altrimenti di una lievitazione, di un lievito molto gentile, però molto piacevole, dolce. E poi l'altra accortezza che bisogna avere è che a un certo punto, verso metà del tempo di maturazione, va girato. Quindi stiamo parlando sulle 15-18 ore,
Quando incomincia ad esserci la muffa sopra e ci sembra già abbastanza omogenea, bisogna prenderlo e girarlo dall'altra parte e aspettare che si crei uniformemente anche dall'altra. E appunto, poi ad un certo punto è proprio una questione di sensibilità, certo, riuscire a riconoscere quando la muffa è pronta. È pronta oppure no. Dobbiamo ricordarci che la temperatura di maturazione è 31 gradi. Se, come spesso accade, quasi sempre, dopo un tot di ore la temperatura comincia ad alzarsi, e noi lo sappiamo anche perché il nostro termostato ci avverte, la nostra spia ci avverte, dobbiamo fare di tutto per abbassare questa temperatura, e non sarà sempre facile perché in realtà la produzione della muffa produce calore, quindi è proprio il tempè stesso che produce calore. A quel punto basterà tirarlo fuori dal fermentatore e farlo continuare indipendentemente dalla nostra scatola. Quando riteniamo che sia pronto è fondamentale stopparla, e quindi mettendolo ad esempio in frigo o anche in freezer se poi lo vogliamo consumare più tardi. E questo lo dico perché appunto andando avanti si riprodurrebbero le spore, come ho appena detto, ma anche avverrebbe qualcosa di particolare, cioè si produrrebbe un profumo di ammoniaca che insomma non è assolutamente gradevole. E ecco, questo è un po' quello che accadrebbe. Quindi ecco, anche a olfatto in questo caso, sia a livello visivo vediamo che la muffa perde la sua lucentezza, in questo caso questo bianco candido va a inscurirsi, a ingrigirsi, a prendere delle colorazioni che già ci devono avvisare che comunque stiamo andando un po' fuori strada. L'odore, perché appunto quando iniziamo a sentire odore di ammoniaca vuol dire che sicuramente il pH è variato in maniera importante. Alto, ecco, sì. E quindi appunto i consigli soprattutto consumarlo subito sicuramente, o altrimenti ecco, se lo mettete in frigo non lasciatelo lì per troppo tempo, piuttosto in freezer, e esatto, poi si può riutilizzare tranquillamente. Lo spiamo un attimino? Lo guardiamo? Vai! Allora, questi ceci che ho utilizzato erano grandi e, devo essere onesta, li ho decorticati io. Che lavoro è decorticare i ceci? Perché È un lavoraggio, per fortuna ne ho decorticati pochi, mezzo chilo. Vabbè. Però in realtà è sempre un prodotto alcalino che aiuta a decorticare i ceci. In questo caso io ho usato, qua sto facendo un tributo alla chef Valeria Piccini, ho usato della cenere con la sua ricetta della cenerata, dove praticamente fa scorrere dell'acqua su un canovaccio pieno di cenere, l'acqua scende sui ceci già a mollo e poi con un movimento meccanico è molto facile levare le bucce. La cenere si usava in antichità, in realtà oggi basterebbe usare del bicarbonato perché appunto è una questione di alcalinità. Mi permetto anche di dire una cosa, perché hai nominato la cenere appunto come utilizzo. Chi magari ci ha seguito in altre situazioni sa benissimo che sono un grandissimo fan della cenere, che già l'abbiamo applicata appunto nel mio storico, quindi ecco, sicuramente un fil rouge tra me e te in questo caso, perché appunto ci fa capire che la nostra linea, le nostre passioni o la cultura che abbiamo, ecco, ci lega in tutto questo, in ciò che abbiamo già attorno e a volte non lo conosciamo abbastanza. È vero, è vero. Quindi lo sezioniamo, vediamo che cosa ci propone. Guarda com'è veramente soffice. Voilà, questo è il risultato. No. Bello veramente. Cuciniamo qualcosa col tempeh? Sì, dai. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.